sei mai sentito dire che avresti bisogno di più disciplina e hai storto il naso perché la musica è un'arte e deve essere libera da obblighi e da costrizioni? Allora questo è il video per te. Lo stimolo che mi ha fatto venire l'idea per questo video è stato questo commento qui. Ora, in quel video specifico si parlava di educazione, del ruolo della musica nell'educazione dei bambini e dei ragazzini, dei ragazzi, dei giovani. E ringrazio l'autrice di quel commento perché mi ha dato uno stimolo invece per una riflessione molto più generale. Il fatto è che persone come questa signora hanno ragione. Perché dico che ha ragione? Naturalmente non perché io condivida lo stesso punto di vista, la stessa maniera di vedere le cose, ma perché siamo immersi oramai da parecchio tempo in un contesto che ci ha completamente disabituati a fare le cose con attenzione. Non siamo più abituati a prestare attenzione a quello che ci viene detto, a quello che leggiamo, ad essere presenti dentro quello che facciamo e che diciamo ogni giorno. Il nostro livello di presenza e di attenzione quando facciamo, diciamo le cose, si è livellato davvero molto verso il basso. E questa è una delle conseguenze che ci piaccia o no avranno effetti. Oggigiorno tante parole vengono spesso fraintese e concetti che in realtà sono molto distanti vengono spesso considerati come vicini. Due di questi concetti sono appunto disciplina da un lato e obbligo dall'altro. Apparentemente sembrano avere molto a che fare uno con l'altro, in realtà secondo me il concetto è molto diverso. L'obbligo è qualcosa che facciamo contro la nostra volontà, è qualcosa che dal di fuori veniamo costretti a fare, non è una nostra libera scelta. La disciplina invece arriva etimologicamente parlando da discepolo, da qualcuno che crede in qualcosa, che condivide un ideale, che condivide un'idea, un sistema di vita, un sistema di valori e fa in modo di metterlo in pratica. La disciplina, quella del discepolo, ha a che fare con la dedizione, con la presenza, con la passione, con la costanza, con l'attenzione e con l'amore in definitiva, perché queste sono qualità che si sviluppano quando c'è qualcosa che amiamo, qualcosa che desideriamo. Facciamo un esempio musicale concreto. Io per diverso tempo ho portato nei miei programmi in concerto la parafrasi di Liszt sul Rigoletto, all'interno di cui c'è un passaggio che io trovavo un po' ostico, un passaggio di seste discendenti, di doppie seste alternate. Ora questo passaggio usciva anche abbastanza bene in concerto, senza particolari intoppi, ma non era mai realmente chiaro, non era mai davvero a posto e io comunque percepivo all'interno di me stessa un disagio che da fuori non si vedeva assolutamente, ma era lì e io lo sapevo benissimo e questo è il fattore cruciale. Allora, cosa ho fatto per risolvere questa cosa? La cosa più semplice del mondo, perché a volte le soluzioni sono davvero semplici, sono davvero banali. Ma facile pensarla così. Sì, a volte le soluzioni sono di una semplicità imbarazzante, ma chissà perché nessuno prende mai quelle strade così facili, così semplici. Mi sono seduta al mio strumento e ho studiato il passaggio per 2 ore di seguito. Studiare per 2 ore ovviamente non vuol dire 2 ore di ripetizione sterile, vuol dire 2 ore di studio presente, effettivo, attento di quel passaggio. Dopo quelle 2 ore passate ad analizzare davvero quel passaggio, a studiarne i movimenti, i suoni e le intenzioni musicali, a farlo davvero in maniera attenta, presente e approfondita, il passaggio non mi ha mai più creato problemi. Forse era così ostico come io lo pensavo? Certo che no. Quello che io non volevo fare inconsciamente senza nemmeno saperlo era dedicargli tutta quella dettagliata e specifica attenzione che richiede uno sforzo. Lo sforzo, che è un'altra parola diventata oramai nei nostri giorni tabù, è associata sempre a qualcosa di negativo, non ha un'accezione negativa in sé, dipende sempre dalla ragione che ti porta a quello sforzo, è lo spirito con cui abitiamo le cose che dà loro il senso che hanno, non è la definizione in sé.
La soluzione in realtà era semplice, ma io ero troppo pigra per metterla in atto. Nel momento in cui ho deciso di vincere quella piccola pigrizia, in realtà era piccola, lo sforzo è stato tutto sommato ridotto, fatto una tantum e ha risolto il problema in maniera radicale. Questo è stato possibile però unicamente in base a questo concetto, grazie alla disciplina, alla decisione tra quello che vuoi adesso e quello che vuoi davvero. Spesso quello che desideri davvero, voglio arrivare a suonare questo davvero bene, voglio davvero essere soddisfatta di quello che ottengo, è in contrasto con quello che vuoi nel momento. Nel momento tu ovviamente non vuoi fare quello sforzo, siamo progettati per fare meno sforzo possibile sempre e comunque, per risparmiare qualsiasi tipo di energia. Quindi è naturale che io mi debba autodisciplinare per ottenere quello che davvero voglio e non cedere all'istinto del momento che mi spinge a fare merenda seduta sul divano o anche solo a suonare qualsiasi altra cosa che non mi richieda quello specifico sforzo, quello specifico impegno. Proprio per questa ragione, soprattutto nei giorni che stiamo vivendo, abbiamo un bisogno disperato di imparare cosa sia davvero la disciplina. E quelli che hanno più bisogno di imparare che lo sforzo può produrre bellezza, bellezza che ci gratificherà molto di più di quella gratificazione piccolina che vogliamo nel singolo momento, sono proprio i bambini. Nella grande e bellissima categoria dei bambini voglio includere anche il tanto citato bambino interiore, quello che tutti dovremmo tirare fuori, gratificare, coccolare. E da un lato è una cosa molto bella, intendiamoci, certo che dobbiamo soddisfare anche la parte bambina di noi, ci mancherebbe, ma da qui a lasciargli il telecomando della nostra intera vita, ce ne passa. Se io lascio la mia bambina interiore al comando della mia vita, il risultato è una vita completamente buttata dalla finestra, perché la mia bambina interiore se ne frega nella maniera più totale di quello che io davvero voglio, dei miei obiettivi, di come mi voglio sentire nella mia vita. La mia bambina interiore si preoccupa solo ed esclusivamente del suo piacere istantaneo. La mia bambina interiore vivrebbe di caramelle, pizza e altre amenità guardando cartoni animati. È bello ed è giusto e sano che ci sia una parte bambina dentro ognuno di noi, ma il bambino è un essere che non è assolutamente preparato per la vita, per questo è un bambino e ha bisogno di disciplina e di educazione, intesi ovviamente nel senso della passione, della dedizione, della presenza dell'amore, non della rigida costrizione in sé per sé. Il bambino è qualcuno che deve ancora imparare a rapportarsi con il mondo, è qualcuno che è incapace di sopportare il dolore, la frustrazione, il fallimento, tutte le carte che il mondo prima o poi ci propone, ci dà e noi dobbiamo decidere cosa farci per crescere, cosa fare per imparare a giocare. Il bambino è qualcuno che di tutto questo ha bisogno di imparare. Grazie a chi lo impara? In teoria grazie all'adulto e l'adulto sei tu. Quindi, anziché lasciare sempre carta bianca al bambino interiore, cerchiamo di essere invece quegli adulti di cui quel bambino avrebbe avuto bisogno nella vita, ma anche quando ci sediamo ai nostri strumenti. Quindi questo è il senso della parola disciplina quando fai il musicista, quando vuoi fare il musicista, indipendentemente dal fatto che tu lo voglia essere nel tuo tempo libero per semplice passione, semplice per modo di dire, oppure voglia farne la tua professione. Certo che in questo caso ancora di più, ma in entrambi i casi, se vuoi arrivare alla bellezza, se vuoi ottenere quella felicità che deriva dall'aver compiuto davvero bene quello che volevi, devi scegliere di passare per la disciplina. C'è stata nella tua vita qualche persona che ti ha fatto apprezzare questo tipo di concetto di disciplina, quello più puro, più vero e non l'altro? Sono curiosa, raccontamelo se vuoi qua sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima.